Scrivi solo di calcio oppure ti piace scrivere anche altro? C'era un'epoca a Firenze, 5 anni fa, che scrivevo su di me. Buongiorno a tutti, oggi siamo in macchina con Giovanni Simeone. Buongiorno Gio. Buenos días. Buenos días. E oggi andiamo al centro sportivo con Giovanni e iniziamo con una retromarcia. Molto Tutto bene. all'indietro. Non sapevi, io vado all'indietro dal centro sportivo. Ah, te la fai tutto all'indietro? Sì. Mi sembra una cosa... Vivi in un posto fantastico. Sei a Posillipo, vedi il mare. Sì. Senti, ma com'è la tua routine quotidiana quando... Mi sveglio? Sì. Solitamente 8:30 mi sveglio, anche se l'allenamento è alle 11 e dobbiamo essere alle 10, preferisco essere 9:30 perché mi piace far colazione. Fai colazione là? Sì, mi piace far colazione, quindi mi sveglio presto. Parto 8:45, alle 9 più o meno e arrivo lì, faccio colazione, mi piace vedere un po' i miei compagni come stanno, mi piace un po' portare un po' di allegria allo spogliatoio. Mi piace un po' essere uno dei primi ad arrivare per portare un po' di allegria. No, poi posso confermare che il tuo buongiorno non manca mai neanche da tutto il lato degli uffici. Metti un po' di acqua calda. Adesso devi... Aspetta, io ti prendo... Questo si chiama la bombicia. Ok, allora il momento del mate. Vabbè. Perché non si inizia senza mate. Se no è impossibile. Quello è il mate. Questo è il mate. Quello è il termos. Con l'acqua. Sì. Sì. E questa è la bombicia. La bombicia. È tipo il cannuccio. La cannuccia. Esatto. Cioè che c'ha un filtro. Così non bevi solo l'acqua. E queste sono le hierbas. La cerva. Gerba. Ok. Che ho già fatto quella parte di mettere la hierba, mettere l'acqua fredda, così non si brucia la cerva e tutto quanto, l'ho già fatto tutto. Adesso ok. devi solo, questo c'è un tappino rosso, Sì. aprilo e metti l'acqua calda solo nello spazio che c'è. Nel buco. È qua, vedi che c'è uno spazio qua. Sì. Cioè è costruito, l'ho costruito io, è una casina. Ok, che è dove prima avevi messo la Che cannuccia? bombicia. La bombicia, bravo. La bombicia. Sì. Quanta ne metto di acqua? Poca. Finché vedi un po' di acqua, quando stai vedendo un po' di acqua che si sta riempiendo, tanto scenderà. Perché lo assorbe. Tu sei sicuro che vuoi che io ti sporchi la macchina? Dai, vai tranquillo. Tanto al massimo ti sporchi i pantaloni. Il primo mate Vai, adesso sì. fatto da me. Tanto lo farei per questi 40 minuti. Molto bene. Eccoci qua. Ok. Primo Allora, mate. Ma che profumo! Buono? Sì. Allora, mi spieghi il rito del mate? Il rito? Sì, perché allora, io ho la sensazione che sia quasi un rito più che semplicemente bere una Sì. bevanda. Sì. Non lo so, all'inizio come tutto non ti piace. Quando sei piccolo te lo fanno assaggiare, tua mamma, tuo papà, non ti piace perché è amaro, è tipo un tè un po' più amaro, Ok. quindi non piace tanto, però ogni tanto sempre assaggi un po', come quando il vino, visto quando sei piccolo, il vino non mi piace e poi alla fine ti piace. È argentino il mate oppure... Perché vedo anche che Mattias, no? Olivera. Sì, c'è anche a Paraguay, Vabbè, in quindi Brasile, diffuso in posti. Sud America. Sì, in Uruguay è il posto più, diciamo, classico, che si beve molto di più. Vabbè, è uguale, secondo me è uguale, no? Senti, e ci sono, non lo so, tradizioni o leggende legate al mate? No, c'è la tradizione questa. A tante persone li possono mettere la menta, mettono la menta sopra, alcuni con zucchero. No, non lo so, la tradizione ognuno lo fa come lo sente. Alla fine non c'è un modo particolare che devi farlo così, ognuno lo fa come gli piace ed è un modo per stare un po' insieme con la famiglia, con gli amici, perché tu lo chiami i tuoi Quindi amici. è anche un momento di condivisione, Sì, no? chiami i tuoi amici e dici, prendiamo un mate insieme, dai. Ok. Come per voi andiamo a prendere un caffè. Sì, La sì, stessa sì. cosa. Per chi non ti dovesse conoscere bene, anche se un poco si vede si percepiscono i tuoi interessi, tu sei una persona piena di interessi. Sei un po'
un nerd. Sì, non lo so, la persona nerd è una persona tipo che è molto studiosa. Forse non lo so, io non lo studio, sono curioso, mi piace un po' tutto. Forse quello che non riesce a fare mio papà, che io lo prendo sempre in giro, che quando mettiamo in tavola con persone che non parlano di calcio, mio papà sta in silenzio. Beh, ecco, io posso parlare di tutto, Sì. cioè di qualsiasi cosa, mi puoi parlare del cinema, mi piace, posso parlare dei videogiochi con bambini. L'altro giorno c'era il figlio di Mario, Sì. il figlio di Mario stava giocando al Game Boy e l'ho visto e le ho detto guarda che c'è un trucco lì in quel gioco, perché l'avevo giocato, e l'ho spiegato un paio di trucchi e era contento. Però vedi, queste cose mi piacciono parlare Sì. di un po' di tutto, di aiutare, dei Pokémon, non so, se devo parlare di One Piece che mi piace, non so, un po' tutto. Posso parlare del mare, mi piace tantissimo, sto Sì. studiando per fare la patente nautica. La patente nautica. E che poi vivendo in una città di mare... Sì. No, mi piace tantissimo, il mare mi piace tantissimo. Senti, ma tante delle tue passioni mi ricordano un po' il mondo orientale, no? È un mondo che ti piace? Quest'anno voglio andare al Giappone, un posto che mi piace tantissimo. Io che faccio la meditazione, mi piace proprio sapere le culture degli altri paesi, la religione. Sono stato 2 anni fa in Indonesia, scusa, in India, e ho visto l'induismo. Non è che l'ho studiato, però mi sono interessato tantissimo. Mi sono messo a guardare un sacco di musei, un sacco di templi, sono entrato ovunque e mi piace tantissimo. E se mi parli dell'induismo ti posso parlare dell'induismo ugualmente, perché lo so chi sono tutti. Ci sono 3 dei importantissimi. Quindi una cosa che ti suscita curiosità, tu non ti fermi semplicemente all'osservarla, ma ti piace approfondire. Se mi piace quello che sto vedendo, sì, mi piace tantissimo. Sono molto interessato sulle energie, sulle meditazioni, quindi anche tutto ciò che è un po' spirituale. Sì, tantissimo. Il potere della mente, immagino. Se guardi tutta la mia libreria, che ho letto quasi tutti i miei libri che sono lì a casa, sono tutti per quello, sono tutte queste cose, autoaiuto, meditazioni, libri di spirituali, un sacco di cose, un sacco, mi piace. Mi sono ricordato di una cosa, di quando una volta in aereo ti vidi scrivere su un quaderno, un bel quaderno nero. Quello del calcio? Quello del calcio. Sì, c'ho un'app è abbastanza famosa, dove si guarda tutte le cose del calcio, c'hanno tutte le statistiche, i video, tutte queste cose. Me lo sono scaricato e in settimana ogni tanto, quando c'ho un momento libero, mi metto a guardare un po' la squadra avversaria che giochiamo, no? La domenica prossima. Quando guardo mi viene in mente, non so, qualcosa, tipo una giocata o mi vedo che c'è uno spazio o qualcosa da fare che si può fare la domenica e me lo segno. Poi il giorno prima della partita c'ho il mio taccuino, si sa? Sì. E mi scrivo tutte le cose che ho avuto in mente durante tutta la settimana. E non so, mi piace essere forse un piccolo allenatore di te stesso. Sì, per me stesso, sì, lo faccio più per me. Mi scrivo, che ne so, il terzino stringe troppo, forse se l'esterno si allarga abbiamo più possibilità di fare 1 contro 1, no? Un po' per me stesso. Poi certo. E immagino il portiere dove si lancia quando per i rigori. Portiere, ci sono un sacco di cose per un attaccante. Si riesce a studiare un portiere. Sì, ci sono pochi attaccanti che lo fanno. Devi essere ovviamente un po' spontaneo quando ovviamente tiri, però devi sapere un po' le posizioni del portiere, come prepara il tiro, perché tante volte i portieri, quando un attaccante sta per tirare, quando un calciatore sta per tirare, il portiere si comporta di una maniera diversa al resto, non sono tutti uguali.
c'è gente che fa un piccolo salto, c'è gente che ci sono portieri che mettono le braccia troppo indietro, quindi perdono un sacco di tempo, ci sono portieri che nemmeno fanno il salto, stanno fermi e in base a quello che fanno c'è una possibilità di poter farli gol, dipende dalla posizione del portiere. E quindi anche cambiare magari il modo in cui tiri in base al portiere che ti trovi di fronte. Sì, mi ricordo la partita contro la Roma, qua abbiamo giocato l'anno scorso Napoli-Roma, Sì. abbiamo vinto 2-1. Sì. Avevo segnato che quando dovevi tirare vicino a lui dovevi tirare alto, perché lui non aveva il tempo di poter arrivare. Quel momento del salto in più. Lui faceva il salto e quando tu immagina stai tirando, lui fa il salto braccia in basso e poi deve rialzarsi e mettere le braccia in alto. Tutto quel tempo lo perde, Certo. perché se tu tiri forte non ci arriva con il tempo. E non lo so, me l'avevo segnato, ho detto se devo tirare da lontano è meglio tirare basso, però se te sei vicino dell'aria devi tirare alto. Sparo sotto la traversa. Non lo so, l'avevo scritto, vabbè, io scrivo sempre. Sì. E mi ero uscito. E l'ho pensato, te lo giuro che l'ho pensato in quel momento. Quella partita è stata che abbiamo vinto 2-1. Sembra una cosa molto stupida o no, però a me mi è servito e mi ha aiutato tantissimo. Tuo papà è allenatore, è una passione che ti ha trasmesso lui, oppure fa sempre parte della tua curiosità e del tuo voler approfondire le cose? Parte questa cosa tipo di sapere di più di tutto, parte di me, per la mia curiosità. Mi ricordo da piccolo che non mi immaginavo mai di essere in un posto come Napoli, vincere uno scudetto. Per me era impossibile, perché non avevo la qualità che forse oggi ho acquisito durante gli anni. Certo. E ho sempre voluto di più, e questa forza mi ha sempre aiutato, questa curiosità, questa forza di voler dare di più, anche questo senso di autocritica, no? Che magari facevi su te stesso da bambino, ti ha aiutato a volere di più da te stesso. Io so quali sono i miei limiti, li riconosco e vado avanti sapendo quello che ho. Certo. E voglio vincere mentalmente agli altri. È questo che voglio fare, perché so che qualitativamente i miei compagni sono più forti di me, però la testa comanda molto di più, e quindi gioco con quello, sempre se io vedo qualcuno che si abbatte, è il mio momento, come che guardo il momento giusto, che so che quello lì non sta bene, lì è dove devi colpire. Sì. È una cosa più mentale forse, perché alla fine di qualità non lo so, però è una cosa più di mentale. Certo. Quello che io vedo ad esempio in te tantissimo, ma in tutti gli attaccanti, quelli che sono lì davanti, il centravanti, no? Sì. È che anche spalle alla porta l'attaccante, tu bravissimo in questo, ti giri e sai esattamente dove è la porta. È un istinto, è l'allenamento. Sì, l'allenamento. Mio papà sempre da piccolo mi ricordo che sempre mi diceva: quando stai per tirare in porta, guarda la palla, non guardare la porta è sempre lì. È sempre lì la porta, non si muoverà mai, è la palla che si muove, quindi devi sempre, quando ero piccolo, no? Stavo iniziando a tirare e tutto questo, mi diceva devi prendere la palla bene, se tu colpisci bene la palla, la porta già lo sai dov'è, se già lo sai, in mente già lo sai. Certo, dov'è. Sì. Quindi a forza di giocare sempre, tu sai dove il campo, sai dove tipo tutto, lo sai, in mente certo. Lo sai, perché lo fai tante volte da piccolo che alla fine ti giri e sai che più o meno la porta è lì. Sì. Scrivi solo di calcio oppure ti piace scrivere anche altro? C'era un'epoca a Firenze, 5 anni fa, che scrivevo su di me. Tipo sono stato... Come un diario? Sì, un diario. Sì, mi scaricavo un po' le mie emozioni o le mie situazioni, momenti, siano belli che brutti, e me lo scrivevo finché quando ho conosciuto Giulia, come che lì ho chiuso il mio capitolo. Ok. E mi è piaciuto perché il giorno che ho finito di scrivere è stato il giorno che mi sono sposato. È bello perché ho scritto un po' tutta la mia piccolo momento quando ero piccolo ragazzino, e soffrivo perché non stavo bene, perché mi sentivo solo, perché non sapevo stare da solo. Poi piano piano ho iniziato a capire che mi piaceva e che stavo bene,
è tutto scritto lì. E poi quando sono riuscito a capire che con me stesso stavo bene, sono riuscito a trovare a una persona come Giulia. E da lì ho capito che stavo bene. Sì, hai trovato l'altra metà della mela. Sì. Ma ti capita di rileggere questi pensieri? Ogni tanto no. Allora, ogni tanto ce l'ho lì, perché quando faccio la meditazione ce l'ho sempre lì, il mio diario. Ci sta ogni tanto a leggerla. È bello. Sì. Sicuramente quando sarò grande mi metterò a leggere tutte le cose che avrò scritto. Sì, anche magari sai, con la consapevolezza di poi la lucidità di capire, vedi, questa cosa che io vivevo in questa maniera in realtà mi ha aiutato ad arrivare lì, sì, a fare questo. Io ho il mio piccolo rituale, che prima della partita mi guardo qualche video di motivazione, o del Rocky Balboa o di vabbè, in generale metto motivazione e esce quasi sempre Rocky Balboa. E mi scrivevo, come, non so se ti ricordi, un monologo di lui nel quinto film, quello che parla al figlio e che gli racconta che la vita è dura, che non è bella come pensi, la vita dura ti lascerà sempre in ginocchio e non importa quanto colpisci, devi resistere ai colpi, continuare avanti. Queste motivazioni me le scrivevo nel diario tutto il tempo. Com'è il tuo rapporto con la scaramanzia? Se hai dei rituali oltre questo? All'inizio ero fissato con quello, poi piano piano ho iniziato a capire che quanto meno sei attaccato a quello, meglio puoi vivere. Io avevo un psicologo che quando ero ragazzino, avevo 20 anni, prima di iniziare la partita facevo palleggi. Okay. E se i palleggi non erano quanto mi piaceva a me, vuol dire che non stavo bene. E il mio psicologo mi diceva: ma perché devi aspettare di fare dei palleggi per capire se fai un gol o no? Era impossibile questa cosa. Quindi immagina come fa la testa, no? Come ti riesci a bloccare una situazione per un palleggio. Cioè, certo, se tu fai un palleggio sbagliato vuol dire che non giochi bene. È una cosa sbagliatissima. Magari era proprio quel palleggio sbagliato che ti magari buttava giù di morale, che non mi bloccava, mi diceva: oggi non è la mia partita. Così per fare 4 palleggi, ed era ovviamente sbagliatissimo. Il mio psicologo subito abbiamo corretto queste cose. Poi ogni tanto c'ho qualcuna, ma no, l'anno scorso un po' di più, perché l'anno scorso ci stavamo giocando troppo. È troppo. E quindi sì, avevo tipo le mie scarpe, le mutande della Champions ce l'avevo per la Champions. La maglietta del campionato ce l'avevo. Il braccialetto con il cornetto portafortuna Ce l'avevo, però anche queste cose mi piace che il destino te lo fa sparire. Per esempio, mi ricordo che mia nonna e mia mamma fanno sempre, in Argentina si dice curare l'occhiato, quando a te ti fa male la testa o qualcosa, mia nonna fa delle preghiere e non so come ti sparisce il dolore di mal di testa. Vabbè, sono cose che fanno le nonne. Mia mamma lo fa un po' queste cose. Quindi prima della partita del Real Madrid di Champions, nel ritorno è a Madrid, e le dico a mia mamma: sono un po' agitato, la partita, questo l'altro, mi fa un po' male la gamba, non so se potrei giocare bene, sono un po' nervoso. Mia mamma mi dice: tranquillo, fai una cosa, mettiti a pregare che andrà tutto bene domani. Io ho già fatto tipo le mie preghiere per te. Quando inizio a fare quello mi tolgo la mia felpa, quando mi tolgo la felpa sparisce si rompe direttamente il corno rosso, e gli mando un messaggio. Quasi un segnale. Sì, un segnale. E gli dico a mia mamma: che hai fatto? Come hai fatto? E mi dice: vuol dire che quello ti ha protetto fino a oggi. Sei già pronto. Sì. Il giorno dopo ho fatto quello. È stato bellissimo. Pazzesco. E tornando alle tue passioni, allora, l'escape room, e un'altra cosa che nessuno sa, i giochi di società. Il tuo compagno di giochi, questi giochi al Napoli, è Alex, immagino. Sì.
compagno è Alex, poi non lo so, per esempio. Poi c'è Umberto, il no, magazziniere. i ragazzi, sì, Umberto. Giocavamo un gioco tipo delle parole a chiave si chiamava. Sì, perché poi Alex a volte calcia i giochi di società che conosce solo lui. Solo lui. Sì. E poi le regole, è strano perché le regole le vuole mettere per aiutare a lui se stesso, capito? Sì. E invece le escape room? L'escape room mi piace tantissimo perché è come che stai inseguendo qualcosa. È sempre... Come se entrassi nel film. Sì, però sì, mi sento come che devo uscire veramente da quel gioco, da quella sala. E a me gli enigmi mi piacciono tantissimo, infatti non è solo l'escape room. Ieri per esempio c'è mia mamma qua, abbiamo giocato un escape book che praticamente in base a, in questo caso sono carte e ogni carta ti porta sempre a una cosa, devi sbloccare, ci sono dei enigmi e a me piace tantissimo. Come che ho bisogno che la mia mente deve essere sempre a lavorare, no? Sì. Non mi piace fermarmi, solo quando faccio meditazione, è l'unico momento, poi il resto faccio sempre qualcosa, o leggo, o studio, o escape room, o quello che c'è. Nei tuoi discorsi, in un modo o nell'altro, esce sempre la famiglia. Sì. Ovviamente mi viene in mente il tuo papà. È una domanda un po' difficile su questo. Essere figlio d'arte, figlio di un allenatore così importante nella storia del calcio, sicuramente ha i suoi punti di vantaggio, diciamo, positivi, anche no, quando sei piccolo. Però immagino sia anche molto difficile essere figlio d'arte. Che per esempio non solo nell'ambito del calcio, che ti guardano sempre come che tu sei il figlio di, e giochi a calcio perché sei il figlio di, quindi già lì inizi male, però anche nella scuola non avevo tanti amici perché tutti i miei amici che volevano, cioè tutti i miei compagni volevano essere miei amici perché per interesse, perché per mio papà, perché dicevano che io avevo soldi, perché era sempre così, quindi nella mia vita non ho avuto tantissimi amici perché non lo so, forse o per fortuna ho saputo riconoscere chi voleva il mio interesse o chi voleva il tuo bene. Sì. E quindi da lì ho capito bene che dovevo stare un po' allontanato, mi dovevo allontanare dai miei compagni perché non mi faceva sentire bene. Infatti c'è stato un momento che mia mamma mi aveva visto molto triste in Argentina perché era un sabato pomeriggio, sole, e io ero in casa dentro solo. E mia mamma mi diceva devi uscire di più, devi provare a fare amicizia. Non è facile essere il figlio di una persona importante perché ti guardano sempre un po' diverso. C'hai ovviamente i tuoi vantaggi in tantissime cose, ma è dura. Allora, noi siamo praticamente arrivati. Che cosa ti aspetta ora? Ora entriamo al centro sportivo, che cosa farai? Colazione innanzitutto. Inizio con il mate, continuo con il mate. Continui con il mate. Poi... come sono andato col mate? Bene. Ok. Molto bene. Continuo con il mate, poi vado a sala vostra al marketing a salutarvi, cosa che ormai già eravate tutti lì. Sì. Siete tutti lì, vado a salutarvi, vado al chef, lo saluto, lo abbraccio. A Paolino che voleva essere pompiere nella sua vita. È vero, lo racconta spesso. E invece è cuoco. Beh, pensa che da che voleva spegnere il fuoco ora lo deve accendere per forza. E quindi vado a salutarlo e poi passo per la sala medica, saluto tutti i miei compagni dei fisio, li abbraccio, gli do un po' di buona energia e poi inizio a fare colazione. Accendo la TV, mi guardo tutte le partite che sono passate della giornata di ieri. Sì. E mi guardo un po' di calcio. Colazione mangi? Che mangi? Uova con 2 pani tostati. Leggero. Sì, no, anzi preferisco fare di più la colazione che il resto perché c'ho sempre fame la mattina. Ti dà un po' la carica, no? Mi dà carica guardare un ragazzo come Mario. Salutiamo tutti Mario. Ciao Mario.
Sì, no, mi dà carica vedere i ragazzi a stare bene. Quando li vedo tristi provo a farli ridere un po'. Sì. Grazie per questa bella mattinata insieme e buon lavoro. Grazie. E noi ci vediamo in un prossimo episodio. Capitolo 4. Wow. Questo era il 3. Bene. 4, 3. Grazie.